Salve nuovo agente e benvenuto alla Siarco. I'm Marco Pellegrini, CEO. Io sono Alessia Fabbri, la Country Manager. La Siarco opera dal 2007, da quando è stata fondata in Italia da due giovani ragazze. In poco tempo si è trasformata in una società internazionale con lo scopo di debellare malattie. La Siarco è annualmente finanziata dalle famiglie di maggior potere nel mondo che sostengono la sua nobile causa. Il suo quartiere generale si trova attualmente a Los Angeles, in California, ma lei è stato selezionato per la nostra sede italiana. Come nostro agente si occuperà di aiutare la società a raggiungere i nostri maggiori obiettivi. Ricerca, amministrazione, aiuto sul terreno sono solo alcune delle cariche che potrà occupare nella nostra società. Bene, nuovo agente, verrà ora prelevato dal nostro superiore, lo condurrà in una struttura adeguata dove verrà formato. Gli auguriamo una buona permanenza. Welcome and good luck. Alessandro? Alessandro, svegliati. Che succede? Dove mi trovo? Ti hanno spostato in un nuovo appartamento. Un nuovo appartamento. Chi sei? Lavoro per la Siarco. È passato un po' dall'intervento, non potevi stare in clinica per sempre. Dove mi trovo? In Italia. Potrai iniziare a lavorare da subito. È passato appena un anno. Da cosa? Allora? È andato tutto bene, come previsto. Non mi hanno scoperto. Ti hanno scoperto, abbiamo tralasciato qualcosa. E cosa posso fare? Devi andartene. E dove posso andare? Il più lontano possibile, fai in modo che non ti trovino. Sabrina! Sono qui! Ti ha vista qualcuno? No, tranquillo. È sempre bello rivederti. Insomma, cosa hai fatto questa settimana? Pietro, quando finirà questa storia? Sabrina, lo sai che questa storia non piace neanche a me. Ma per il momento è l'unico modo. Io non ce la faccio più a vederci una volta in settimana. Spero che le cose cambieranno un giorno. Lo sai che ti amo. Ti amo anch'io. Sei andata di nuovo da Pietro? Cosa ci fai con la sveglia? Sono preoccupata per te. Non puoi sgattaiolare via ogni domenica per vederti con questo tizio. Sta diventando una follia. Non sai nulla di lui. Non è vero! Io e Pietro ci amiamo e questo mi basta. E dov'è questo Pietro, Sabrina? Sai perfettamente dov'è. Non ne posso più di questa storia, ok? Questa storia non ti riguarda. Tu sei solo la mia coinquilina, non mia madre. Sabrina, ascolta. Capisci che ti stai facendo prendere in giro da un ragazzo che chiaramente ha un'altra vita? Non ti rendi conto che ti tiene intrappolata in una storia d'amore che è soltanto nella tua testa? Vado a dormire. Certo! Nega la realtà quanto vuoi! È successo di nuovo. Sono seriamente preoccupata. Ne ho già parlato con quel mio amico. Lavora per una struttura seria, la migliore. Mi basta solo il tuo ok. Per me va bene. Questa situazione deve finire. Tranquilla, ci penso io. Mr. Sunday, what did you say? Do you really wanna wake up at 8:10? I can't believe it, Mr. Sunday. Quindi sei arrivata al B&B? Perfetto.
Sì, io prendo il file, poso la valigia e ci sono. Ok, a dopo. Ti amo anch'io. Ciao. Elisa! Claudia, ma tu cosa ci fai qui? Che ci faccio qui? Che ci fai tu qui? Pensavo di essere tra qualche settimana. Lunga storia, sorpresa. Oddio che bello! Ma devi dirmelo, organizziamo qualcosa. Non preoccuparti, tanto il capo lo troviamo. Oddio, questa canzone è familiare. Sì, credo fosse la sigla di un telefilm. Ma insomma, questo ritorno anticipato? Un casino, guarda. Ti prometto che ti racconterò tutto, solo che adesso devo veramente scappare a casa. Va bene, però sentiamoci questi giorni. Devi raccontarmi un sacco di cose. Va bene, ci vediamo in questi giorni. Ci conto, eh? Sì. Ciao! Chi è? Sono io. Entra. Credi sia stata una scelta giusta tornare a Roma? Era ora che tornassi. Anche Elisa dovrebbe essere arrivata. In questo caso è la nostra occasione. A proposito di Elisa, era proprio necessario farla entrare nella Siarco. Era necessario. So cosa stai progettando. Elisa è la nuova arrivata alla Siarco. I capi saranno troppo occupati dietro al cucciolo e non baderanno a te. Se ti piace vederla così. E lei è d'accordo? Ormai è passato un po', ha capito le dinamiche. C'è anche pensato a casa sua. Probabilmente dovrei ammirare la tua dedizione. Dimmi un po' del caso. Quindi sarete tu ed Elisa ad occuparvene. Sì, se ti decidi a parlarmene. Soggetto 5874, Sabrina De Rossi. Abbiamo ricevuto maggiori informazioni riguardo una potenziale paziente, ma vanno fatti ulteriori accertamenti. Qui dentro c'è tutto. Girerò la documentazione ad Elisa. Sarà lei a occuparsi del primo sopralluogo. Io devo pensare a un'altra faccenda prima. Un'altra faccenda. Ok. Sono arrivata, ti aggiorno a breve. Ok, ciao. Ciao, sono Elisa, sei Sabrina? Ciao, no, io sono Emanuela, Sabrina è mia coinquilina. Ma in questo momento non c'è. Allora forse è meglio se torno. No, entra, ho detto di venire ora proprio perché lei non c'è. Quindi sei qui per aiutare Sabrina? Sì, lavoro per una struttura molto, grazie, rinomata e la tua amica deve avertelo detto. Dice che siete migliori. Allora perché credi che Sabrina abbia bisogno del mio aiuto? È iniziato tutto qualche mese fa, quando Sabrina e il suo ex si sono lasciati. Ti offro un caffè? Stava malissimo, era distrutta. Poi, una sera, è uscita a prendere delle pizze ed è tornata. Totalmente scambiata. Che vuoi dire? Le ho chiesto cosa fosse successo e lei mi ha risposto che aveva incontrato questo ragazzo Pietro per strada e avevano chiacchierato. Lì per lì non ho dato molto peso alla cosa. La domenica successiva l'ho vista uscire tutta ben vestita e mi ha detto che aveva un appuntamento con Pietro. Io ero contentissima perché finalmente non era più triste né depressa. Poi quando qualche giorno dopo le ho chiesto come fosse andata, mi ha risposto con un vago bene. La cosa però è iniziata a sfuggire di mano. Ogni domenica sera Sabrina è uscita per incontrare questo ragazzo. Quando io le chiedevo una foto o di parlarmene, lei faceva la paga e diceva che non era su nessun social o cose del genere. Una sera ero troppo preoccupata e ho provato a seguirla, ma lei se n'è accorta e si è arrabbiata. Ha detto che se lui avesse saputo che qualcuno era a conoscenza della loro relazione non avrebbe più voluto vederla e altre cose così. Qual è la tua teoria esattamente? Elisa, secondo me questo ragazzo, questo Pietro, non esiste. Lo ha creato lei come corazza per quello che è successo con il suo ex. Ma non hai prove di questa teoria? Non ho nemmeno prove che questo ragazzo possa esistere veramente. So solo che si chiama Pietro, che ha una famiglia molto rigida che lo fa uscire soltanto la domenica sera e basta. Piuttosto assurdo, direi. E a Sabrina questa storia è sembrata plausibile? A quanto pare. Mi piacerebbe parlare con Sabrina. Non so come fare senza che lei sospetti.
lascia fare a me. Eccoci qua. Chi non muore si rivede. Mi sembra adeguato. E insomma, vai in giro così, senza problemi? La città è grande, basta evitare posti non familiari. Non potrai nasconderti per sempre. Vediamo intanto se il piano va in porto. I tuoi piani? Diciamo che non vanno sempre a finire nel migliore dei modi. Questa volta però sarà tutto trasparente. Nessun segreto, nessuna irruzione in casa altrui. Mi sto assumendo le mie responsabilità. Dai, in realtà il tuo farmi entrare nella Siarcom è stato di aiuto. Se dovessi scoprire qualcosa, se Alessandro è vivo, sarei la prima a saperlo. Ora scusami, io devo andare. Giulia, che è successo? Sì, sto tornando. Giulia, ti chiamo tra 2 minuti. Oh mio Dio. Allora è vero. Devi stare calma, ok? Com'è possibile? Io ti ho visto. Eri morto. C'è una spiegazione, però devi stare calma e ti dirò tutto. Cosa vuoi da me? Ho bisogno del tuo aiuto. Di nuovo. È incredibile che siano passati 5 anni da quel giorno. Dopo che la Siarcom mi ha scoperto, mi ha impedito di tornare a Roma. Mi sono rivolto a quelli dei piani alti, ho dovuto riconquistare la loro fiducia, lavorare per loro. Già da finanziatore ho dei doveri, ma da dipendente, beh, lo sai bene. Lavorare per la filiale italiana in realtà è più rilassante e poi pagano bene. Grazie a loro sono riuscita ad aiutare Giulia con il suo bambino. Dopo quello che è successo a Simone, non so se... Ho saputo, mi dispiace. È passato un po' ormai. Comunque, non siamo qui per rimuginare sul passato, giusto? Hai parlato con Emanuela? No, ci ha parlato Elisa. Melania è passata prima a lasciarmi il file. Però non l'ho ancora aperto, so solo che questa ragazza si chiama Sabrina. Esatto. Mi ha contattato la sua coinquilina, Emanuela. Era preoccupata per Sabrina. A quanto pare incontro ogni settimana questo ragazzo che apparentemente non esiste. Asia frena. A me di questa storia importa poco. So che la Siarco è interessata a Sabrina, e anche abbastanza, visto che hanno acconsentito ad affidare a me il caso. Però questa volta non starò al loro gioco. Non lascerò che un'altra persona cada vittima nelle mani della Siarco. Questo sarà il mio ultimo caso. E dopo, addio Siarco. Allora? Ho detto tutto ad Asia. Le ho spiegato i rischi, ma le ho detto che ci sta. Bene, mi sarebbe stato impossibile fare tutto da sola. Ho avuto nuove comunicazioni. Sta succedendo qualcosa al quartier generale. Non so perché pensavo che 6 mesi fa il piano avrebbe funzionato. Devi andartene. Melania, lo so. Ma non sono tornato qui solo per Asia, lo sai. Voglio parlare con Francesco ed Elisa, non posso sparire così. Io lo devo. Non c'è più tempo e lo sai. Dammi qualche giorno, massimo una settimana. Devo loro delle scuse. Una settimana, ok? Ma poi devi andare. Mi spiace che la tua vita sia questa. Non avevo alternative, credimi. Qualcuno deve parlare con Sabrina. Dobbiamo avere maggiori informazioni su questo ragazzo. Se lo faccio io capiscono che stiamo collaborando. Lo farò io. Di solito le ragazze si aprono di più con altre ragazze. Dopo parlerò con Emanuela e vedo dove posso incontrarla. Dalla sede di Firenze sospettano qualcosa? No, nulla. Tutto fila liscio. Dobbiamo risolvere questo caso nel minor tempo possibile e mettere Sabrina in salvo. Ciao, scusa, da accendere? Ah, sì, certo. Ecco, grazie. Grazie, mi hai salvato la vita. Figurati, per così poco. No, seriamente mi hai salvato la vita. Era sempre il mio ex ad averlo, quindi adesso ho perso l'abitudine a portarmelo dietro. Mi dispiace. No, tranquilla, è stato meglio così. Beh, però immagino sia stata dura. Calcola, io ci sono passata da poco. Non è stato facile. Adesso sono io quella a cui dispiace. Se non fosse stato per il ragazzo che ho conosciuto da poco, non ne sarei mai uscita. Esatto, è successo lo stesso anche a me. Dimenticare Pietro è stato molto più semplice. Pietro? Il ragazzo che sto frequentando io si chiama Pietro. No, se si chiama Pietro Fabrizi scappa. Ah no, si chiama Pietro Scarpa. Ah, allora sei salva. Comunque ti ho rubato fin troppo tempo, grazie. No, figurati. Ciao.
Il mondo è piccolo. Che vuoi dire? Si chiama Pietro Scarpa. Aspetta, Scarpa come... Come Francesco. Ma che è arrivato? Un invito a un matrimonio. Da parte di? È un ragazzo che ho frequentato quando mi ero trasferita a Roma qualche tempo fa. Cioè, ma fammi capire, ti invita pure al suo matrimonio? Sai, lui era un bravo ragazzo. E il problema era che era pericoloso stargli vicino. Ma in che senso, scusami? Sharon, hai presente la cicatrice che ho sul petto? È stata una coltellata di una sua ex. Una coltellata? Ma che stai dicendo? Sì, una pazza. C'è stato pure un lungo processo. È stata una cosa orribile. Beh, ci credo, cioè. Ma poi solo cose assurde. Pensa che un suo amico ha organizzato una cena solo per suicidarsi davanti a tutti. Oh Gesù! Cioè, vai pure al suo matrimonio, Sofia? Certo che no, Sharon. Ho chiuso la mia vita a Roma. La città non fa per me. Anche se a volte mi chiedo cosa gli sia successo. Francesco! Hai spostato tu le posate? Stanno meglio nell'altro cassetto. Sì, sono certa che alle posate desse fastidio stare nell'altro cassetto. Se ti dà così fastidio le rimetto dove stavano prima, Fra, ti ho riaccolto soltanto perché tu e Gaia avete fatto questo assurdo patto che non potete stare nella vostra casa prima del matrimonio. Ma questa è sempre casa mia, quindi non sconvolgermi tutto, o almeno chiedimelo. Va bene. Vabbè, speriamo torni presto Gaia. Dai, su un paio di settimane. Vado io. Chi è? Chi è? Elisa. Te l'avevo detto che mi sarei fatta sentire. Volevo farmi una sorpresa. E congratulazioni per le nozze imminenti. Grazie, però è ancora tutto da organizzare, E insomma, com'è andata questa trasferta? Sei scomparsa? Lo so ragazzi, però sono stata veramente impicciatissima col master e volevo tornare subito, volevo tornare prima possibile. Va bene, indovinate cosa vado a fare? Il caffè! Un momento solo, adesso che siamo soli. Alessandro, dov'è? Ok. Ora mi stai mettendo ansia. Lo so, ho l'ansia anch'io. Ok, adesso dimmelo e basta. 5 anni fa non è stato un caso che io fossi alla tua porta. Cosa vorresti dire? Un tuo amico mi aveva chiesto un favore. Alessandro. Non è così semplice. C'è di mezzo una società e io e la famiglia di Alessandro siamo dei finanziatori. So già della Siarco. Cosa? È una storia lunga. Ma quindi questi ultimi 5 anni sono stati tutta una finzione? No, è per questo che volevo parlarti, dopo tutto quello che abbiamo passato. Perché quello che 5 anni fa è iniziato come un favore si è trasformato in qualcos'altro. E non stavo fingendo, però non voglio più nasconderti la verità. Devi sapere quello che è successo veramente la sera in cui Alessandro si è sparato. So cosa è successo quella sera. So che hai passato gli ultimi mesi con Alessandro. Ma come fai a... Anche io ho avuto le mie risposte, Elisa. È più complicato di quello che pensi. So che sai che la Siarca ha clonato Alessandro, ma... Smettila di mentire. Alessandro è vivo. E lo sai anche tu. Ascolta, non sono io a dovervi dare spiegazioni. È qualcosa al di sopra di me. La Siarco non può spiarci anche qui. Non puoi saperlo. Ascolta, io ho bisogno di chiederti una cosa. Sai chi è un certo Pietro Scarpa? Conosci? Mio cugino si chiamava Pietro Scarpa. È morto qualche anno fa. Morto? Ma sei sicuro? Sì, ha avuto un incidente stradale. Ma perché lo vuoi sapere? Oddio, assurdo. Appena ci capirò di più di questa cosa assurda, vi informerò. Il caffè è quasi pronto. Claudia, perdonami, devo andare via.
Ma come devi andare via? Ho detto che mi faccio sentire, davvero. Scusate. Che hai combinato adesso? Il mio ultimo caso con la Siarco è un caso rilevante, quindi. Come facciamo a salvare Sabrina? Parlando con lei? Perché dovrebbe ascoltarci. Ragazzi, è una storia assurda a cui non credere a priori. Non credo ci sia un modo migliore per dire la cosa. Quindi? Oggi è domenica. Dobbiamo agire oggi. Elisa? Mi spieghi che sta succedendo? Ma nulla, Claudia, sono semplicemente presa dalle cose burocratiche per il master. Senti, adesso sono veramente di corsa, devo andare. Sei sempre di corsa, da quando sei partita. Sei andata via, sei scomparsa, hai lasciato Sergio senza motivo, poi sei tornata e non hai nemmeno avvisato. Io mi sto preoccupando, lo capisci? Ascoltami, c'è un motivo se sono così sfuggente, ok? Io, credimi, vorrei raccontarti tutto, ma ora non posso, perché devo capire prima io cosa sta succedendo. Elisa, che cosa mi stai nascondendo? Promettimi che se c'è qualcosa che non va, me lo dici, ti prego. Ok, sì, va bene, però adesso davvero devo andare. Melania, mi dispiace, ok? Come hai potuto mentire a me? A me! Lo so, è stata una cazzata, ma non volevo che... Io ti sono sempre stata vicina, ti ho sempre visto come un fratello. E Alessandro, il ragazzo che mi ha dato una seconda vita. Ti prego, calmati. Te l'avrei detto prima o poi, ma con tutto quello che è successo... Alessandro, io non sono una persona che puoi manipolare a tuo piacimento, una persona che fa parte dei tuoi piani. Io mi fidavo di te. Melania, aspetta. Era come sospettavo io. Gli agenti interni sono tutti cloni. Esatto. È una cosa folle. E ora anche il mio clone lavora per loro. Ma com'è possibile? Avrà poco più È stato sottoposto a programma accrescitivo, lo stesso. a cui sono stata sottoposta io. Almeno lo sappiamo che il programma funziona. E ora che vuoi fare? Devo trovare il modo di mettermi in contatto con lui. Se lo farai tu si insospettiranno. Sai benissimo che se un finanziatore inizia a mischiarsi troppo, lo farò io. D'altronde un dipendente che ne cerca un altro non è poi così assurdo, no? Sei sicura? Rintraccerò il tuo clone, Alessandro. Riuscirai a liberarti della Siarco. Non sappiamo nemmeno per quale sede stia lavorando. Però so dove fanno il programma accrescitivo. Inizierò da lì. Come farei senza il tuo aiuto? Finalmente soli. Già. Elisa, che c'è? È che sono preoccupata di tutta questa situazione. Poi ho incontrato Claudia. Sono stanca di mentire. Non agitarti. Lo so che sembra pericoloso, ma questa volta andrà tutto bene. Ma lo diciamo sempre, poi qualcosa va sempre storto. Ormai è quasi tutto finito. Devi solo resistere un altro po'. Dopo che la Siarco mi ha curata, dopo che ti ho trovato, è stato tutto più difficile. Tranquilla, presto non ci saranno più segreti. E noi avremo il lieto fine che ci meritiamo. Ciao. È stato più difficile del previsto, alla fine ce l'ho fatta. Questa storia sta giungendo a termine. Immagino sia l'ultima volta che ci vediamo. Grazie a questi documenti, più di una persona potrà vivere una vita libera. Il tuo aiuto è stato indispensabile. Sai, all'inizio ero arrabbiatissima con te. Hai rovinato i miei primi mesi qui a Roma. Però poi, grazie a te, sono riuscita ad aiutare Giulia. Ora lei potrà crescere suo figlio senza nessun problema. Grazie Alessandro. Te lo meriti dopo quello che ti ho fatto passare. Francesco mi ha pure invitato al suo matrimonio. Beh, mi sa che questo è un addio, vero? Mi sa. È stato un piacere lavorare con te. Anche per me. Ci vediamo allora.
Eccomi! Mi sei mancato! Sai che è davvero bello il tuo nuovo taglio di capelli. Grazie! Quindi, come va? Le cose stanno peggiorando. Emanuela mi urla contro. Mi dispiace. Mi piacerebbe poter fare di più. Eccola! Arriva qualcuno. Emanuela, che ci fai qui? E lui chi è? Cosa sta succedendo? Siamo venuti qui per aiutarti. Io non ho bisogno di aiuto. Puoi lasciarci da solo un momento? Chi sei? Che cosa vuoi da me? Sabrina, lo so, non mi conosci, ma c'è una cosa che devi sapere. Lasciatemi in pace! Ascoltami un secondo. Pietro, il ragazzo che incontri ogni domenica, non esiste. Ma non è vero, è qui vicino a me. Lo so che tu lo vedi. Pietro, il ragazzo che vedi, è morto anni fa. Quello che vedi è il suo fantasma. Stai scherzando? Diglielo che non è così. Avrei voluto dirti. Avrei dovuto dirti. Pietro, ma che stai dicendo? Mi dispiace. Sabrina, devi ascoltarmi, è importante. Sei in pericolo. Che cosa stai dicendo? Hai delle capacità speciali. Non è un caso che tu riesca a parlare con Pietro. E c'è una società che ti sta cercando, però è un bene che abbiano dato me. Vogliamo aiutarti. No, ma io non capisco. Vieni con me, fidati. Ho paura. Lo so, mi dispiace. Io sono morto qui, una domenica. Ed è per questo che ogni domenica sono qui per te. Tutte le domeniche io ritorno qui per te. Vai con loro, segui Emanuela. Ti troverò qui domenica prossima. Dove andiamo adesso? A casa. Mi spiace per tutto quello che è successo, però fidati, è meglio che ti abbia trovato prima noi. È quello che continui a dirmi, ma io non capisco. Te l'ho detto, è un dono. E la società per cui lavoro è a caccia di quelli con queste capacità speciali. Una società? Ma di che cosa stai parlando? Questa società ha sede in tutto il mondo. Mi hanno chiesto di prenderti e portarti nella loro sede a Los Angeles per fare degli esperimenti. Fidati, roba che non vorresti sapere. Los Angeles? Voi siete matti, io non ci vengo. No! Sabrina, ascolta. Qui dentro c'è una carta di identità, un passaporto e una patente falsi, o meglio, una nuova identità per te. Prendili, cambia città, cambia vita. Documenti falsi, cambiare città. Lo so, fa paura, ma fidati, quello che vogliono fare loro è peggio. Fidati di me. Lo so bene. Lo so, sembra un piano folle, non so nemmeno perché te lo stia chiedendo. Lo farò. Sei sicuro? Hai capito che... Io non ho mai chiesto di lavorare per la Siarco. Non è stata la mia scelta. Ascolta, non è colpa tua. Non è colpa di nessuno. Al massimo è colpa della Siarco. E mi pare di capire che in questo modo potremo liberarcene entrambi. Forse ho sbagliato a cercarti. Ora che ti ho visto è più difficile. Ale, ascolta. Contatta questa ragazza. Pagala. Fai partire lo show. Il 1 marzo mi sembra la data perfetta, no? Gli ho dato la busta. Dici che lo farà? Quando sono andato a prendere la busta era già aperta. Dentro c'erano solo i documenti di Sabrina. Questo foglio. È arrivato il momento. E dove posso andare? Il più lontano possibile, fai in modo che non ti trovino. Come hanno fatto a scoprirlo? Li abbiamo sottovalutati. I cloni che usano come agenti personali sono tracciati da un chip. Sono stato ingenuo. Devi scappare il più lontano possibile, anzi, non saresti mai neanche dovuto tornare. Lo so, ma ho avuto i sensi di colpa. Se non vai via ti prenderanno. Ho un'altra idea. Scriverò loro che torno al quartier generale. Cosa? Attuerò una nuova strategia. Dall'interno. Vuoi costituirti alla Siarco? Non c'è altra soluzione.
Ma sei pazzo? Sfrutteranno il tuo corpo per salvare il cadavere. So benissimo a cosa vado incontro. Aspetti qualcuno? No, vado io. Elisa. Ciao Claudia. Oh no, di nuovo. Che succede? Chi non muore si rivede, eh? E grazie al corpo del mio clone mi hanno potuto salvare. Eccomi qui. Questa storia è assurda. E tu sapevi tutto. Mentre ero in California, Alessandro mi ha trovata e abbiamo pensato al modo migliore per dirvelo. E quindi ora che succede? Purtroppo non posso restare. Come agente della Siarco devo sottostare ai loro comandi. E dopo lo scherzetto di 5 anni fa mi hanno numerato un GPS e... Bella storia. Peccato che sia tutta falsa. Che puoi dire? Falsa in che senso? Falso in che senso? Lo sai benissimo. Dov'è Alessandro? Cosa? Tu non sei Alessandro. Tu sei il suo clone. Tu sei la stessa persona che era alla cena in cui Alessandro si è ucciso. Credevo di poter ingannare tutti, ma non te. In tutti questi anni non ho mai smesso di ripensare a quella cena. E dopo l'incontro tra Claudia e il clone di Alessandro, sentivo che qualcosa non tornava. Ginevra mi aveva detto che Alessandro, prima di uccidersi, sorrideva. Non aveva senso. Poi Gaia mi ha confermato quello che pensavo. Cosa stai dicendo? La sera che ho incontrato il clone di Alessandro al parco, quello era Alessandro. Lui è il clone. Ed è lui che si è ucciso la sera della cena, non Alessandro. Ti hanno riportato in vita grazie ad Alessandro, eh? Era un agente troppo importante per la Siarco. Non potevano permettersi di perderlo. Mi sono persa. La Siarco clona i propri finanziatori e i loro familiari più importanti. E la famiglia di Alessandro era una delle più importanti, fin da quando la Siarco è stata fondata. Quando Alessandro ha compiuto 18 anni è stato clonato e sono nato io. Noi cloni veniamo affidati a un programma di accrescimento e in poco tempo raggiungiamo i 18 anni e subito diventiamo agenti per la Siarco. Quindi ti sei sacrificato per Alessandro? Lavorare per la Siarco non è facile. Noi cloni veniamo trattati come l'ultimo anello della catena alimentare. Speravo di aver trovato una via di fuga, ma io e Alessandro ci siamo sbagliati. Non sapevamo che i cloni avessero un chip di riconoscimento. Quando la Siarco mi ha riportato in vita, ho saputo che Lisa era l'intorno. Avevo ancora sentito di colpa di come l'avevo trattata e quindi ho deciso di contattarla. Anche io avevo bisogno dell'aiuto della Siarco, sapete, anche sui lati positivi. Grazie a Lisa ho trovato il modo di andare avanti. Non hai ancora risposto alla mia domanda. Dov'è Alessandro? Alessandro aveva bisogno di una via di fuga definitiva. Dopo quello che aveva combinato non l'avrebbero mai lasciato libero, non finché sarebbe rimasto in vita. Mi sono ricordato di una cosa. Che succede? C'è un'ultima cosa che devi sapere. Alessandro mi ha pregato di dirtelo. Grazie. Una volta una notizia come questa mi avrebbe sconvolta. A quanto pare adesso sono pronta a tutto. Hai gli occhi di tuo padre. Alessandro me l'ha tenuto nascosto per tutti questi anni. Conoscevo solo il tuo nome, ma mi aveva detto che eri morta quando sono nata. Sarebbe tanto piaciuto a Simone conoscerti. A volte mi manca. Sai, lui voleva cercarti. Non si sarebbe mai aspettato di trovare una figlia già cresciuta. Mi dispiace davvero per tutto quello che è passato. Non riesco nemmeno a immaginarlo. Mi sento responsabile in qualche modo.
Beh, non è colpa tua. In realtà mi è andata anche meglio di molti altri bambini. La Siarco si è presa cura di me. Non riesco a capire questa scelta di Alessandro. Lui odiava la Siarco più di ogni altra cosa al mondo. Come ha fatto? Come ha potuto consegnarti a loro? Ma in realtà la Siarco non ha solo aspetti negativi. La sede italiana, ad esempio, si occupa anche molto di beneficenza, cura i malati pro bono e noi agenti siamo ben pagati e anche ben trattati. E poi io sono importante per la Siarco. C'è qualcosa nei miei geni. E ora che faremo? Non lo so, non ho idea. Ma c'è qualcuno che devi conoscere? No, Manu, no, non vado da nessuna parte. Ti pare che posso lasciare tutta la mia vita così perché qualcuno mi dice che... hanno suonato la porta. Ciao Sabrina, ti stavamo cercando. Hai capito bene, ho un fratello. Devo fare qualcosa, altrimenti la Siarco prenderà anche lui. Non posso permetterlo. Almeno lui merita un'infanzia, un'adolescenza, una vita normale. Ricordi quel giorno sulla spiaggia di Los Angeles? Certo. È stato il giorno in cui la Siarco mi ha guarita. Il mio male non c'era più. È stato anche il giorno in cui ci siamo ritrovati. Ero felicissima e spaventata allo stesso tempo. Era un nuovo inizio. E adesso siamo arrivati alla fine. Finché gli esperimenti della Siarco non finiranno, non possiamo dire che sia finita. Però almeno la Siarco mi ha fatto conoscere te. Lo sai, sei il clone migliore che mi potesse capitare. E adesso cosa succederà? Lo sai benissimo. Can this be love? Can this be real? Pensavi di andartene senza dire addio? Quello era il piano. Sei il solito. Pare che il tuo piano abbia funzionato. È stata un'esplosione. Nell'appartamento non è rimasto nulla, figuriamoci di un colpo. Tutti i miei averi erano lì. Quindi ora te ne andrai via per sempre. Per sempre un parolone. Ho saputo che questo sarà un matrimonio a cui non posso mancare. Non so se riesco ancora a perdonarti. Dopo tutto quello che hai fatto. Porti rancore dopo 5 anni? Beh, non hai fatto nulla per farti perdonare. So che non era previsto quando ho chiesto a Gaia di tenerti d'occhio, però a quanto pare ti ho trovato moglie. Beh, quella è stata opera mia. Beh, non c'era bisogno che mi tenessi d'occhio. Eri comunque il mio migliore amico. So che quello che ho fatto non è stato bello, ma ho cercato di fare ammenda. Nel mio piccolo ho cercato di aiutare gli altri, anche se c'erano di mezzo innocenti. Ma ora finalmente è finita. La morte ti ha fatto saggio. Il treno al binario 5 è in partenza. Allontanarsi dalla linea gialla. Pare che debba andare. È stato un piacere rivederti dopo tutti questi anni. Mi raccomando. Mi raccomando. Lo sai che ti voglio bene.
Mr. Sunday, what did you say? Do you really wanna wake up at 10:08? I cannot believe what you say. Do you wanna sing this song with me? Please don't try to wake me up. Do you wanna sing this song with love? Weird Sunday, I'm changing myself to